Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Dopo tanto tempo, oggi vediamo una nuova web UI. Probabilmente già sapete qual è. Parlo di Comfy UI. Questa web UI è pubblicizzata anche da Stability AI stessa. Da quando è uscito Stable Diffusion XL tutti ne parlano su Reddit, tutti la esaltano, tutti dicono che è bellissima, che è fantastica. Allora ho detto, devo impararla, devo vedere com'è e capire quanto è hype e quanto è realtà. Come sempre è una via di mezzo un po' tortuosa, per oggi cerchiamo di capire un attimo meglio. Perché dicono che sia meglio? Perché obiettivamente usa meno VRAM rispetto a Automatic 1111. Riuscite a elaborare con un bello scarto, almeno io avanzo qualcosa come 1-2 giga rispetto a Automatic 1111 con Stable Diffusion XL. Credo sia legato a delle ottimizzazioni migliori o a un flusso più semplificato, non saprei. Mi viene da pensare che chi ha una scheda video con 6 giga a questo punto riesca a fare anche le generazioni con Stable Diffusion XL, e dovrebbe essere così perché ho letto che tanti sono riusciti. Siccome questo è il primo video, vediamo proprio da zero come partire. Faccio una piccola premessa: secondo me, è il mio punto di vista, se partite con Stable Diffusion la generazione delle immagini, non partite con questa web UI, perché per capirla più a fondo e soprattutto modificare alcuni valori dovrete già sapere delle cose avanzate di Stable Diffusion, cosa che non è necessaria con Automatic 1111 perché è tutto molto fatto a menu. In realtà modificate veramente poche cose e il resto è un genera. Poi se volete aggiungere estensioni e cose varie, ovviamente la cosa si complica, ma rimane comunque più semplice da imparare subito. E lo vedo più per chi sta già generando da un po' con 1111 e vuole passare a qualcosa di un pochettino più avanzato. È ovvio che poi c'è anche il sistema più semplificato, ovvero non mi interessa sapere tutte queste cose, scarico un workflow già fatto perché si può fare e a quel punto c'è solo da modificare il prompt. Sì, potete farlo, però così togliete tutta la parte bella di Comfy UI secondo me e tutta la parte bella di questo settore, cioè che alcune cose imparate in modo un po' più tecnico vi serve per fare cose un po' più belle. Decidete voi come fare. Io vi posso dire che per fare una generazione base senza impazzire fin troppo, una volta fatto il workflow finito, effettivamente sembra più prestazionale di Automatic 1111 e su questo non posso dire niente. Lato estensioni e lato tutto il resto vedrò nel tempo com'è. Oggi vedremo per Stable Diffusion XL come partire da zero e come fare un workflow base per fare una generazione con Base e Refiner, quindi vediamo subito. Si parte sempre da una pagina di GitHub perché è qui che nasce tutto il più delle volte e siamo su quella di Comfy UI. Trovate tutte le varie spiegazioni, i dati salienti, tutto quello che può servire, anche se in realtà c'è veramente poco che spiegano perché di per sé è semplice come UI, al contrario di Automatic che ha una wiki enorme e che spiazza un po' di più. Questa spiazza dopo quando iniziate a usarla. Allora, l'installazione è forse una delle parti più belle di questa UI perché vi danno uno zip per la Portable Standalone, cioè qua dentro c'è tutto quello che vi serve. Non dovrete installare Python a parte, avere Git o cose di questo tipo perché non sono richieste. Lui semplicemente in questo zip vi mette tutto quello che può servire. Se voi andate alla releases page vi fa vedere anche le vecchie versioni. Se fate asset vedete che sono tutte disponibili. Lo zip in sé, come avete visto sia in questa pagina di prima che nel link sottostante, è sia per Nvidia che per generare con la CPU. Potete usare anche il processore se non riuscite con la scheda video Nvidia. Qui sotto ci sono anche le spiegazioni se non avete Windows, se avete Linux, se volete farlo manualmente, se avete una scheda video AMD che però va solo su Linux, come vi avevo detto che questo connubio Windows Nvidia, Linux AMD è quello ideale solitamente per queste generazioni, però tutte queste cose volendo potete anche ignorarle, a meno che non rientrate in queste casistiche. Vi basterà scaricare questo file e appena cliccate parte il download. È 1,4 giga, qui viene detto esattamente quanto pesa, circa 1,4 giga, quindi attendete che finisce e avrete questo file .7zip. Allora loro consigliano di zipparlo con 7zip e vi linkano direttamente il sito. Io ho usato WinRAR e non cambia niente, non so come mai precisano sempre di usare questo 7zip, ma io ho sempre dizippato con WinRAR e non
non ho mai avuto problemi. Prima di vedere la cartella in sé, mettiamo anche in download, se non le avete già, quindi io mi rivolgo anche a chi sta iniziando adesso, vi linko anche poi il link per scaricare il modello base della 1.0 e il refiner. Come sempre andate in File and Version, scendete giù, adesso c'è anche la versione col VAE già integrato. Stessa cosa poi con il refiner, sempre File and Version, e ve lo scaricate, anche qua c'è la versione col VAE già incluso. Una volta che abbiamo tutto quello che ci serve, abbiamo il nostro 7-zip. Io l'ho sdizippato e crea questa cartella. Troverete i file così una volta che li scompattate. Cosa dovete fare a questo punto? Gli fate fare un giro di update, quindi andrete qua e fate questa versione qui che aggiorna praticamente tutto. Fate doppio clic, io l'ho già fatto prima, lui troverà già tutto aggiornato, ma nel dubbio lo fate un tasto per continuare. Se nel caso trova qualcosa che non è aggiornato, ve lo fa automaticamente l'aggiornamento. Se invece volete solo aggiornare la Conf UI, fate partire questo. Qui avete i due BAT per avviare la Web UI. Ovviamente prima di farla partire dovrete aver finito i due modelli, che sono da mettere in Models Checkpoint. Qui non li chiama ancora Stable Diffusion, ma chiama Checkpoint, come spesso molti li chiamano, anche su CVTI sono chiamati Checkpoints. Quindi il percorso è questo: Conf UI, Models, Checkpoint, e li buttate qui. Se avete scaricato anche il VAE lo mettete anche qua. A questo punto, tornando nella cartella di prima, scegliete quale BAT avviare. Io ovviamente, avendo una scheda video Nvidia, lo avvio con questo perché le prestazioni sono enormemente più alte. Quindi facciamo doppio clic, ci avvierà la Conf UI. Vedete quanto tempo ci mette ad avviarla? Praticamente istantaneo. Ok, a questo punto arriva il primo sgomento, cioè oddio, cos'è questa cosa? E immagino chiunque penserà a questa cosa qui. Questo è per farvi vedere questo workflow che ho fatto io sulla base di quello ufficiale, o almeno che consigliano dalla pagina ufficiale di GitHub. Ho voluto rifarlo io da capo proprio perché volevo imparare a capire qual era la differenza rispetto a Automatic. Il processo per usare la XL è diverso dall'image to image che viene usato nell'Automatic 1111, ma vi faccio vedere tutto questo da capo, un passo alla volta, per capire. Prima di tutto facciamo clear, vi dirà cancelliamo, sì, ripartiamo da zero. Ora torniamo sulla pagina di GitHub di Conf UI. Se saliamo un attimo vedrete che ci sarà questo link Conf UI Examples. Cliccate sopra e vi porta a questa pagina. Sono una serie di esempi, quasi tutti fatti per la 1.5 in realtà. Questo è per la SDXL, cioè Stable Diffusion XL. Voi ci cliccate sopra e una volta arrivati qua solitamente uno dice ok, e cosa devo fare? Cosa mi servono queste due bottiglie? Qui c'è la parte più bella secondo me di Conf UI, perché voi fate tasto destro, salva immagine, la salvate dove volete sul desktop, torniamo sul nostro desktop, prendiamo l'immagine e la trasciniamo in mezzo alla Conf UI e bam, lui automaticamente nell'immagine PNG che creiamo, un po' come il PNG info, si salva tutto quello che avete fatto nel workflow della Conf UI. Ovviamente questi, essendo degli esempi per far capire le persone, loro hanno messo una serie di note che spiegano come fare i vari passaggi. Se trovate un post su Reddit di qualcuno che condivide l'immagine generata fatta con Conf UI e voi la trascinate dentro alla Web UI, automaticamente avrete tutti i passaggi che ha fatto nel medesimo modo. Quindi facciamo clear e ripartiamo da zero. Come si usa questa interfaccia? È user friendly e un po' no, perché non tutto viene così spontaneo come ti verrebbe da usare e non tutte le cose complesse sono complesse da essere messe. Vediamo un po' in dettaglio. Sicuramente man mano la miglioreranno sempre di più. Non so se è alla stessa età di quella di Automatic 1111, ma credo ci sia già da un po' di tempo. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è dirgli che deve caricare i modelli. Si fa tasto destro, add node, loader e facciamo load checkpoint, che come abbiamo visto sono i modelli. Ne mettiamo uno qua, faccio CTRL C, CTRL V e ne abbiamo due. Lui mi ha già visto i modelli che ho dentro, però sono entrambi base. Uno deve essere refiner. Cliccandoci sopra vi fa scegliere tutti quelli che avete dentro. Io ho solo messo questi perché credo che al momento la userò solo per Stable Diffusion XL. Possiamo fare ancora una cosa interessante. Io gli faccio tasto destro, title e gli dico SDXL base. Questo invece gli dico SDXL refiner.
posso anche dargli un colore, in questo caso gli diamo un blu, e mentre il refiner gli diamo un pale blue. Qui vi fa capire già cosa esporta di suo, quindi possiamo uscire col modello, col clip e col VAE. Il passaggio successivo, come se vi ricordate anche in Automatic 1111, guardando l'interfaccia è: in alto c'è il modello, sotto c'è il positive, poi il negative e poi tutti i valori e alla fine generate. Quindi abbiamo bisogno di aggiungere il clip text encode. A questo giro, siccome noi abbiamo due modelli, è una cosa che non veniva fatta con gli altri, con l'1.5 non c'era un refiner, mentre con l'SD XL c'è. Allora dobbiamo fare in modo che il prompt venga usato da entrambi i modelli, però ognuno deve avere il suo clip text encode. Quindi facciamo in questo modo: lo convertiamo in text to input, gli diamo una dimensione un po' più piccola e lo copiamo e lo incolliamo 4 volte. Ci sono anche degli shortcut per fare cose un po' diverse, però secondo me è inutile impazzire a imparare gli shortcut quando ancora uno non sa usare tutta l'interfaccia. Gli shortcut diventano semplici quando uno sa cosa sta facendo, altrimenti diventano un disastro. Ok, così però andiamo in pappa completamente, perché sono tutti 4 uguali e non si capisce cosa devono fare. Allora si fa in questo modo sempre: dategli sempre un titolo. Io lascerei sempre che cos'è, perché così vi aiuta, però gli diciamo che è un positive prompt, anzi diciamo un positive base, mentre qua gli diciamo title negative base e gli diamo con colore, visto che è positivo gli diamo il green, visto che è negativo gli diamo un red. Qua stessa cosa, title, e gli diciamo positive refiner title e gli mettiamo un negative refiner, sempre con un colore verde e un colore rosso. Solo che qua il prompt non potete inserirlo perché non c'è la casella di testo. Qua facciamo un add node, facciamo utils e facciamo primitive. Il primitive è un nodo che cambia in base a cosa lo collegate, quindi io in questo caso lo porto su e facciamo il primo collegamento. Vedete, se voi prendete i pallini e li trascinate diventa un cordino che vi fa collegare solo a determinate cose, non a tutto. Deve essere il colore giusto. Qui è grigio e quindi ve lo fa collegare, invece qua il giallo va sul giallo. Questo vi aiuta perché in questo modo sapete dove si possono collegare le cose, perché sono paritari ai colori. Però se io tiro il cordino ma lo lascio, allora mi chiede: devo aggiungere un nodo dove è lasciato? E se gli dico aggiungi nodo, mi permette di aggiungere un nodo e fa automaticamente il collegamento. In questo caso gli dico vai al testo del positivo, ma si possono tirare più cordini o più cavi o più link, chiamateli come volete, e andiamo anche al positivo del refiner, perché dobbiamo generare la stessa cosa per entrambi i modelli. Questo per aiutarci facciamo sempre title, cambiamo e facciamo positive e gli diamo sempre un colore che ci possa aiutare a capire, perché se date gli stessi colori automaticamente capite cosa si sta collegando e cosa, senza dover guardare esattamente le linee, perché poi in realtà andrete per forza col tempo a fare una linea sopra un'altra linea che si incrociano e dopo un po' non capite più niente. Ora ci serve un altro di questi, quindi faccio copia e incolla. Il title gli do negative e lo invio, come colore gli do rosso e avrete già capito dobbiamo collegare il testo al negative e lui da solo ha capito che cos'è. Qua metto il prompt positivo e qua metto il prompt negativo, in modo tale che va a riempire di conseguenza il clip text encode sia del base che del refiner. Ora possiamo fare una cosa: dobbiamo collegare il clip del modello caricato col clip del text encode, altrimenti lui non ha modo di avere un testo da generare, un prompt. Visto che sono due collegamenti, possiamo fare una cosa: ci avviciniamo qua, lasciamo e mettiamo reroute. Questo è come se fosse una multipresa, immaginate quelle che mettete a muro, dove questo è il muro con le prese e questa è una specie di ciabatta dove collegate più cose. Questo può andare sia al positivo che al negativo. Con un solo snodo ne facciamo due. E la domanda che uno viene spontanea: allora perché non l'abbiamo usato qua? Non lo so, non lo permettono di fare non so la risposta, però volevo usarlo anch'io ma non me lo fa fare, si vede che con i primitive non si può fare, quindi facciamo la stessa cosa perché credo sia utilissimo che con un solo snodo ne facciamo più di uno senza impazzire, però non lo permette. E questa puzzle l'abbiamo fatta, cioè lui prende il prompt, lo butta nel clip test encode, prende quello che serve e passa oltre. Ora qua dobbiamo fare il conditioning e il conditioning è il key sampler, però a noi ci serve la versione avanzata, quindi se fate search e fate key, ok,
Ok, vi crea questo qui, che è praticamente tutto quello che avevate in Automatic 11.11 nella parte sotto la risoluzione. E quindi la domanda che vi fate è ma la parte con la risoluzione dov'è? È esattamente questa, la latent image. Voi dovete prendere questo cordino, portarlo, mettiamolo qua. I blocchi potete metterli dove volete, non c'è nessun posto obbligatorio dove mettere le cose. Qui gli dite empty latent image. Cos'è questo blocco? In pratica è come se creasse un blocco vuoto dove iniziare a buttare le cose dentro per generare l'immagine. Qui non c'è nulla, lui dice ok, partiamo con un blocco da, e dovete dirgli voi, 1024 per 1024. Ora io, siccome sto iniziando a sperimentarla adesso, non vi so dire se ci sono delle estensioni anche qui che vi permettono di fare le risoluzioni già fatte o semplificarvi la vita. Per esempio qua vedo che manca un tasto per switchare dall'altezza alla larghezza. Probabilmente c'è il modo, però non so dirvi adesso come fare. Ora questo, siccome è una cosa a sé, io gli do un colore giallo solitamente per far capire che è una cosa a parte. Questo cambiamogli nome, facciamo title, gli lasciamo sempre che nodo è, così ci capiamo un attimo, e gli metto base perché interesserà solo lui. Il positive lo abbiamo già collegato, il negative lo mettiamo qua e ovviamente vediamo un po' il model, dobbiamo buttargli il base, dobbiamo andare qua, ecco. Qui iniziate a capire che le cose diventano un pochettino più complesse a livello di collegamenti, perché poi un collegamento va sopra un altro, che si scende sotto, che va sopra, però effettivamente non c'è modo di evitare questa cosa perché comunque sia vanno a sovrapporsi in un modo o nell'altro, quindi perlomeno hanno dei colori che si capiscono. Per il resto qui sotto abbiamo una serie di valori che non abbiamo anche in Automatic 11.11 completamente, però la maggior parte sì. Quello che noi dobbiamo andare a modificare è essenzialmente questo, gli step, cioè quanto vogliamo usare di step, e possiamo dire che 20 o facciamo magari 30, può andare bene. Gli end step mettiamo essenzialmente la stessa cifra e return with leftover noise mettiamo enable. Ora per far capire qualcosa mettiamo lo stesso colore del modello, così sappiamo che questo fa questo. Il sampler name sono tutti i sample method che avete in Automatic 11.11, quasi tutti, non tutti, perché sono chiamati in modo diverso, sono praticamente gli stessi, però non so se sono esattamente gli stessi, perché mi sembra ce ne siano di più su Automatic. Proviamo a lasciare Euler, anzi mettiamogli questo qui, Ancestral. Quello che dobbiamo fare adesso è il passaggio che dicevo anche nel post, che dovrebbe essere diverso dall'image to image, è che l'immagine generata dal base deve andare come nodo latent image al refiner e va in automatico, mentre dicevano che con l'image to image fa un procedimento diverso, sbagliato. Devo dire che in effetti le immagini che genero qui mi sembrano un pochettino meglio rispetto a quelle di Automatic 11.11. Non so se è un effetto placebo o se realmente è così. Facciamo il passaggio successivo, quindi da questo latent tiriamo fuori un altro, facciamo sempre keysampler e mettiamo sempre advanced. Siamo già dentro come latent image. Come modello dovete ovviamente linkargli l'SDXL Refiner, quindi prendiamo questo e glielo mettiamo qua. Il positive è questo, positive refiner, e lo mettiamo qui. Il negative è questo e lo mettiamo qua. Ora, come impostazioni bisogna disattivare questo, mettere come control fixed e togliere in return with leftover noise. Questi sono settaggi che vanno un po' più in profondità ed è un po' complesso spiegarli. Io da quello che ho visto è un modo per far generare nel modo giusto con Stable Diffusion XL e riguardano essenzialmente gli step e il rumore che viene elaborato durante l'immagine. Questo aiuta a far capire meglio come l'immagine deve essere generata durante questo processo. Qui, da quanto ho letto, consigliano che gli step siano la metà del base. In questo caso abbiamo messo 30, qui mettiamo 15 e come start at step gli mettiamo 15. Ora per far capire meglio questa qua la facciamo nel colore dell'altro modello, ovvero questo. Voi potete metterli come volete, non c'è una necessità di metterli in questo modo, anzi se volete potete fare anche i gruppi. Se fate tasto destro add group vi crea un gruppo. Metto delle robe a caso, ok, se voi lo mettete di fianco e poi tirate il gruppo, ecco tipo così, magari riuscite meglio a gestirlo. Poi potete dargli il nome che volete, se fate edit group gli fate title, color e così capite meglio che gruppo avete fatto. Potete anche aggiungere delle note, per togliere il gruppo dovete fare tasto
tasto destro edit remove. Se voi fate add node utils e fate note, queste sono semplicemente delle note, se volete aggiungerle per ricordarvi che cavolo avete fatto in un certo punto, almeno vi aiuta. A questo punto facciamo un recap di cosa succede. Io carico i due modelli, passano al clip test encode, cioè elaborano il prompt che gli buttiamo dentro. Visto che sono due modelli ed entrambi devono avere il prompt e il negative prompt, viene fatto questo giro, cioè che ci sono due caselle di positive e negative che vanno a riempire entrambi i prompt di entrambi i modelli. Se voi fate la generazione solo con un modello non è necessario fare questo giro, ma fate semplicemente il clip test encode ma dove inserite già il testo. Viene fatto questo giro perché ci sono due modelli che devono prendere le stesse informazioni. Dopodiché il positive e il negative vanno nel keysampler dedicato al base. Il modello base va a questo keysampler e gli diamo un blocco vuoto da 1024x1024 dove iniziare a generare con questi valori che scegliete voi e gli step, però dovete fare sicuramente enable questo passaggio qui. Ciò che viene elaborato qua passa come latent al keysampler advanced, che gli diamo il nome anche del refiner, dove si prende il positive e il negative del refiner come abbiamo fatto prima e il model direttamente del SDXL refiner. Qua gli abbiamo tolto la noise, gli abbiamo messo fixed control after generated, gli abbiamo messo gli step alla metà del base e lo start step a 15. Vedete step questo modo e messo a disable il return with leftover noise. Ora possiamo fare il caricamento del VAE, quindi facciamo latent e facciamo VAE decode. Il VAE lo va a prendere dall'ultimo modello che ha utilizzato, quindi dobbiamo andare indietro dall'SDXL refiner e tiriamo il suo link fino al VAE. Pezzo finale, l'image. Tiriamo il cordino e possiamo fare il preview of image. Il preview of image fa solo vedere l'immagine, quindi non ve la salva. Se voi volete evitare di fare delle generazioni e perdervele perché non le avete salvate, allora fate direttamente il salva immagine. Facciamo così una reroute e da una parte facciamo il save image e dall'altra facciamo il preview. Qui vi salverà sempre nella stessa cartella output, diamogli sempre un colore purple e qui vi fa vedere la preview in anteprima. Allora, per evitare di andare avanti per chilometri possiamo dirgli questo me lo metti qua. Ok, adesso provo a pescare un prompt che avevo messo da parte, mettiamo un negative molto semplice. Ora per far partire tutto facciamo che è quel prompt e nel frattempo vediamo cosa va a occupare questa elaborazione. L'elaborazione è partita e di qua mettiamo il nostro task. Fra un attimo vedrete anche che abbiamo delle barre per capire che sta elaborando, al contrario di Automatic 1111 che essenzialmente fa una barra unica e non ci dice a che punto è. Qua vediamo invece pezzo dopo pezzo cosa sta facendo. Ok, vedete, ingrandisco qua, sta elaborando, siamo a quel punto lì del sampler, ma io sono con 6 giga occupati. Non ho dovuto impostare il med VRAM, ma credo che lo abbia fatto lui in automatico perché credo si imposti un po' da sola questa web UI. Sta andando a 1,42, sto comunque registrando con OBS nel frattempo e più o meno vado su questi valori anche con Automatic. Su questo non è cambiato molto, proprio perché credo che il med VRAM l'abbia attivato anche qui, ma è più efficiente, più capace di poter generare non usando tutta la stessa VRAM. Ok, in questo caso mi ha fatto un po' un collage e alle volte capita questo che fa tante immagini insieme, forse perché ci sono tanti artisti dentro. Allora torniamo qua, ingrandiamo un po' il prompt e gli tolgo tutti questi artisti perché io questo prompt l'avevo preso e l'avevo sistemato un attimo e gli dico anche ok, riproviamo a farglielo fare. Comunque avete visto la velocità con cui ha elaborato senza fare il minimo problema. Adesso vi faccio vedere direttamente dalla web UI con questo sotto. Grazie a questo io ho la possibilità anche di aumentare la VRAM utilizzata. Ora ha finito con il base e passa a elaborare con il refiner. Fatto, ed è arrivato al VAE decode e via, e mi ha creato la mia immagine. Ora adesso non stiamo a guardare in dettaglio cosa sta creando, però l'idea è più o meno questa. Questa è proprio la base, ma vi posso assicurare che se trovate alcuni workflow che mettono su Reddit o altre parti, il discorso può complicarsi in maniera incredibile. Mettiamo caso che si voglia comunque fare un upscale, quindi l'upscale lo possiamo mettere prima che salva l'immagine, quindi questo facciamo add node upscale image using model, lo portiamo qui e adesso dobbiamo dirgli che modello devo usare. Però da qua usciamo con il link e gli diciamo upscale
Upscale Model Loader, così è già linkato. Io ho già dentro la mia cartella il 4x Ultra Sharp. Voi dovete entrare nella vostra cartella della Comfy UI, andare in Models, in Upscale Models, mettete dentro il vostro modello. Potete prenderli da Automatic 1111, altrimenti li trovate online questi. Massimo ve lo posso linkare. Quello che non ho capito io è come fare a dirgli fino a dove voglio upscalarlo, perché lui di base adesso farà 4x. Non c'è un slider tipo Automatic 1111, ma ripeto, è talmente ampia questa UI che è facile che si possa fare qualsiasi cosa pensate, bisogna solo capire come. Ecco, in questo caso magari gli do un colore che mi aiuti a capire. Ovviamente la preview la vedremo sempre uguale, ma l'immagine finale sarà upscalata a 4096x4096 credo. Quindi rifacciamo e vedrete che questa cosa non prenderà nulla di più, cioè sembra talmente semplice usando questa UI che ti viene quasi il dubbio di ho fatto qualcosa di giusto. È normale che vada così veloce, però a quanto pare sì, è normale. È questo che mi ha lasciato più stupito. Qui vedete le tempistiche, si va nell'ordine per fare il primo passaggio col base di circa 50 secondi, cioè meno di un minuto. Ci metto praticamente la stessa cosa su Automatic 1111, su questo non risparmio, ma è il risparmio di memoria che mi permette per esempio di fare dei valori più alti di risoluzione. Quando avete fatto il vostro workflow come vi piace, potete salvarvelo in due modi: o fate save da qua e gli date il nome che volete e poi questo JSON ve lo tenete da qualche parte, come preferite, oppure basta prendere l'immagine generata e tenervela da parte, perché come ho detto prima basta prendere il PNG e ributtarlo dentro la Comfy UI e vi ripiglia tutto quanto come lo avevate messo, esattamente uguale a prima. Ora gli facciamo un clear e ora vi faccio vedere l'interfaccia che vi ho messo linkata sotto, che l'ho sistemato un attimo in modo tale che vi possa tornare un po' più semplice. Facciamo load e la mia interfaccia è essenzialmente quello che avete visto prima. L'ho ridotta all'osso perché di cose ne potete fare molte altre in più, come detto sempre, ma vi fate un'idea proprio facendo tasto destro add node. Tutto quello che c'è qua dentro è quello che potete aggiungere. Io ve lo do come base, però spero che voi facciate la strada del studiarvelo e poi ripartire da capo e farlo da soli. Qua in alto vi aggiungo anche le risoluzioni utili per Stable Diffusion XL. Con questo potete provare a testare Comfy UI anche sulla vostra vecchia scheda video o vedere se questa interfaccia vi può piacere più di Automatic 1111. È un approccio un po' che può spaventare. Io penso, se uno non ha mai usato i nodi e non si è mai approcciato a qualcosa del genere, secondo me non può trovarla più semplice della versione di Automatic 1111. Mi sembra difficile. È più bello graficamente, ma poi quando vi mettete lì a collegare i vari nodi e iniziano ad esserci tanti link fra un nodo e un altro, uno va in confusione sicuramente se non li ha mai usati. Se invece già usate i nodi in DaVinci Resolve o tipo programmi come 3D Studio per i materiali o cose così, sarete già sul pezzo, non avrete queste difficoltà. Ma se siete abituati a Automatic c'è uno scoglio iniziale, poi ovviamente come tutte le cose pian piano, usandolo, imparandolo, si capisce. Soprattutto la cosa bella è che si possono prendere i workflow degli altri, capirli, modificarli e migliorarli sempre di più. Se avete una scheda video con già tanti giga di VRAM, probabilmente non ve ne frega nulla di passare a Comfy UI, non c'è la necessità. Io effettivamente ho visto un leggerissimo miglioramento delle prestazioni, ma proprio leggerissimo, tanta VRAM in meno e forse delle generazioni un pochettino più belle, perché forse effettivamente il refiner lo usa nel modo corretto. Non so se è un effetto placebo, ma così mi dava l'impressione. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se vi piacerebbe approfondire di più questa web UI e se effettivamente riuscite a risparmiare abbastanza giga da poter fare le generazioni anche su schede video passate. Ci vediamo alla prossima guida allora, e come sempre commentate, fate domande, chiedete, seguite i post, iscrivetevi e alla prossima allora. Ciao!